Ciao, eccoci per un nuovo video della serie Cucito mai più senza. Io sono Martina del blog di Cucito la Dulzatina e in questo video vi mostrerò come cambio le lame dei miei cutter e alcune tipologie di lame alternative, le lame a zig-zag. In un video di questa serie precedente l'anno scorso vi avevo già mostrato come utilizzo il cutter per tagli super precisi e quale tipologie di cutter ho a casa. Trovate il link al video e a tutti i prodotti che utilizzerò all'interno di questo video nel box descrizione sotto il video. Partiamo con una premessa: se utilizzate il cutter in maniera corretta la lama vi durerà tantissimo tempo e non avrete necessità di cambiarla spesso. Vi accorgerete che è da cambiare quando la lama non taglia più in maniera perfetta, quindi per esempio quando bisogna ripassare più volte il taglio fatto con il cutter perché in alcuni punti il tessuto non si è tagliato correttamente. Questo vuol dire che la lama si è rovinata in alcuni punti. In questi casi dopo un po' sentirete la necessità di cambiare la lama, soprattutto se dovete fare dei tagli molto precisi oppure su tessuti molto delicati in cui appunto la lama deve tagliare perfettamente al primo passaggio. Vi mostro ora come cambio io le lame dei miei cutter. Questi sono i tre cutter che ho. Questo cutter da 45 mm, il mio storico, il primo che ho comprato. Questo è identico ma più piccola, una lama da 28 mm. Nel video che trovi nel box descrizione sotto questo video o nella finestrella che ti appare in alto sulla destra ti mostro come li utilizzo entrambi per tagliare i tessuti e le differenze tra i due. Quest'ultimo è invece un cutter ergonomico, molto utile se si devono fare tanti tagli e perfetto per principianti perché ha un'impugnatura molto comoda e la lama protetta. Vi mostro ora come sostituisco la lama su tutti questi cutter. Parto dai due cutter gialli, per entrambi è possibile acquistare le lame di scorta. Per quello da 28 mm troverai due nuove lame nella confezione, per quello più grande da 45 3 lame di scorta. La sostituzione della lama su questi due cutter gialli è identica, quindi vi mostro come la cambio solo su quello più grande. Oltre alla lama standard mi sono fatta inviare da testare anche due tipologie di lame differenti per il cutter da 45 mm, le lame a zig-zag. Ho sempre utilizzato le forbici a zig-zag, queste, ed ero curiosa di vedere come funzionano anche le lame per cutter. Questa prima lama è molto simile come taglio alla classica forbice a zig-zag. Questo il taglio che permette di fare. Mi è sembrata molto utile per tagliare i campioni di tessuto oppure per rifinire i margini nei tessuti che non si sfilacciano, per esempio il feltro o il panno lenci. Questa invece è un'altra lama con uno zig-zag molto più ampio, questo qui. Per il cutter ergonomico esiste la lama standard di scorta, questa verde, e la lama dentellata con protezione azzurra per fare lo zig-zag. Vi mostro ora appunto come sostituisco la lama sui cutter gialli. All'interno della confezione ho le mie tre lame nuove. Tolgo prima la lama vecchia dal cutter. Se aperto lo chiudo e stando attenta a non toccare in nessun modo i bordi della lama che sono super taglienti, vado a mettere l'indice della mano sinistra sulla vite nera per tenerla bloccata. Vado poi sul dietro del cutter e svito il bullone nero. Per ricordarmi come deve essere posizionato sul cutter lo appoggio sul tavolo nel verso con cui l'ho svitato. Vado poi a togliere la molla. La molla, se la guardo di profilo, non è piatta ma incurvata verso l'esterno del cutter, quindi quando andrò a riposizionarla mi devo ricordare di metterla nella stessa maniera. Vado poi sul davanti del cutter e tenendolo orizzontale in modo che la lama non si sposti, tolgo la vite nera. Stando poi sempre molto attenta a non toccare i bordi della lama, la sfilo piano piano. Una volta tolta dal cutter, io di solito la inserisco nella confezione e faccio un segno sulla lama con un pennarello indelebile per ricordarmi che è una lama vecchia. Le lame vecchie le tengo come lame di scorta per tagliare per esempio la carta. Se hai un cutter in più puoi montare su questo le lame vecchie e tagliare la carta velina dei cartamodelli per esempio. Se ho fatto tagli che mi hanno sporcato il cutter, con un panno posso pulirlo, oppure posso soffiarlo con dell'aria compressa. Vado poi a prendere la lama nuova, ruoto la confezione sulle dita e sfilo una lama, facendo sempre attenzione a non toccare i bordi di nessuna lama. Appoggio poi la lama sul cutter e le altre le riposiziono all'interno della confezione e chiudo. Riposiziono poi la vite sul davanti del cutter e metto la lama in sicurezza tirando sulla leva nera. Tengo poi con l'indice la vite bloccata sul davanti e riposiziono prima la molla con l'incurvatura verso l'esterno del cutter. Posiziono poi anche il bullone nel verso corretto e avvito a mano. Il cutter ora è pronto per nuovi tagli. Ti mostro ora come cambio la lama anche sul cutter ergonomico. La lama deve essere chiusa. Tolgo questo piccolo cacciavite e svito questa vite in senso orario.
Prendendo la lama dalla plastica verde stacco la lama e la copertura bianca frontale. Prendo poi la copertura e la stacco. Prendo la nuova lama dalla plastica e gli aggancio la copertura bianca. Metto tutto sul cutter incastrando i pezzi. Rimetto poi la vite e l'avvito con il cacciavite in senso orario. Riposiziono il cacciavite sotto. Anche questo cutter è pronto. Ti mostro ora le prove che ho fatto con le lame a zig-zag e con entrambi i cutter. Taglio un campione con il cutter giallo. Questo è il risultato. Vediamo anche come taglia la lama dentellata sul cutter ergonomico, dovrebbe tagliare esattamente nella stessa maniera. Il taglio infatti è esattamente lo stesso. In che caso potrebbe essere utile avere le lame a zig-zag, ho pensato. Se per esempio hai il cutter e non hai le forbici a zig-zag, potresti decidere di acquistare la lama a zig-zag per il cutter invece che le forbici. E poi cambiare semplicemente la lama quando devi utilizzarla. Ti mostro infine la prova fatta con quest'altra lama. Ecco i due tagli a confronto, lo zig-zag è molto più ampio, secondo me appunto questa lama potrebbe essere ideale per tessuti molto pesanti, per esempio pelle o feltro molto spesso. Per questo video è tutto, spero vi sia stato utile, se vi è piaciuto condividetelo, ricordatevi di iscrivervi al canale per non perdervi neanche un video e ci vediamo il mese prossimo per un nuovo appuntamento della serie Cucito mai più senza. Ciao!